Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Entyvio, soluzione, uso interno Takeda Italia SpA, ultimo aggiornamento 4 febbraio 2022. Cos'è Entyvio, soluzione, uso interno? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Entyvio, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Entyvio? Soluzione, uso interno. Entyvio, soluzione, uso interno, ha un farmaco a base del principio attivo vedolizumab, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico immunosoppressori ad azione selettiva. È commercializzato in Italia dall'azienda Takeda Italia SpA. Entyvio, soluzione, uso interno, può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Entyvio 300 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione 1, flaconcino 20 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Takeda GmbH. Concessionario: Takeda Italia SpA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: vedolizumab. Gruppo terapeutico: immunosoppressori. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: colite ulcerosa. Entyvio è indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave, che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o alla somministrazione di un antagonista del fattore di necrosi tumorale alfa, TNF+. Malattia di Crohn. Entyvio è indicato per il trattamento di pazienti adulti con malattia di Crohn attiva da moderata a grave, che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o alla somministrazione di un antagonista del fattore di necrosi tumorale alfa, TNF+. Posologia. Il trattamento con Entyvio deve essere iniziato dietro indicazione e portato avanti sotto la supervisione di operatori sanitari specializzati nella diagnosi e nel trattamento della colite ulcerosa o della malattia di Crohn. Vedere paragrafo 4. Ai pazienti deve essere consegnato il foglio illustrativo e la scheda di allerta del paziente. Posologia. Colite ulcerosa. Il regime posologico raccomandato di Entyvio a 300 mg, da somministrarsi mediante infusione endovenosa a 0, 2 e 6 settimane e successivamente ogni 8 settimane. Se non si osserva un beneficio terapeutico entro la settimana 10, si deve rivalutare attentamente se proseguire la terapia nei pazienti con colite ulcerosa. Vedere paragrafo 5.1. Alcuni pazienti che hanno fatto osservare una riduzione della risposta potrebbero trarre beneficio da un aumento della frequenza di somministrazione fino ad arrivare a 300 mg di Entyvio ogni 4 settimane. Nei pazienti che hanno risposto al trattamento con Entyvio, la somministrazione di corticosteroidi può essere ridotta o interrotta in base allo standard di cura. Ripresa del trattamento. Se la terapia viene interrotta e vi è la necessità di riprendere il trattamento con Entyvio, si può valutare la somministrazione ogni 4 settimane. Vedere paragrafo 5.1. Il periodo di interruzione del trattamento negli studi clinici è arrivato fino a 1 anno. Durante la ripresa del trattamento con vedolizumab l'efficacia è stata ripristinata senza un evidente aumento degli eventi avversi o delle reazioni correlate all'infusione. Vedere paragrafo 4.8. Malattia di Crohn. Il regime posologico raccomandato di Entyvio a 300 mg, da somministrarsi mediante infusione endovenosa a 0, 2 e 6 settimane e successivamente ogni 8 settimane. I pazienti con malattia di Crohn che non manifestano una risposta potrebbero trarre beneficio dalla somministrazione di una dose di Entyvio alla settimana 10. Vedere paragrafo 4.4. Nei pazienti che rispondono al trattamento, proseguire la terapia ogni 8 settimane a partire dalla settimana 14. La terapia nei pazienti con malattia di Crohn non deve essere proseguita se non si osserva un beneficio terapeutico entro la settimana 14. Vedere paragrafo 5.1. Alcuni pazienti su cui è stata osservata una riduzione della risposta potrebbero trarre beneficio da un aumento della frequenza di somministrazione fino ad arrivare a 300 mg di Entyvio ogni 4 settimane.
Nei pazienti che hanno risposto al trattamento con Entyvio, la somministrazione di corticosteroidi può essere ridotta o interrotta in base allo standard di cura. Ripresa del trattamento. Se la terapia viene interrotta e vi è la necessità di riprendere il trattamento con Entyvio, si può valutare la somministrazione ogni 4 settimane, vedere paragrafo 5.1. Il periodo di interruzione del trattamento negli studi clinici è arrivato fino a 1 anno. Durante la ripresa del trattamento con vedolizumab l'efficacia è stata ripristinata senza un evidente aumento degli eventi avversi o delle reazioni correlate all'infusione, vedere paragrafo 4.8. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di vedolizumab nei bambini di età compresa tra 0 e 17 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Pazienti anziani. Non sono necessari aggiustamenti della dose per i pazienti anziani. Le analisi di farmacocinetica di popolazione non hanno mostrato alcun effetto del fattore età, vedere paragrafo 5.2. Pazienti con compromissione renale o epatica. Entyvio non è stato studiato in queste popolazioni di pazienti. Non possono essere quindi fornite raccomandazioni sulla dose. Modo di somministrazione. Entyvio ha solo per uso endovenoso. Prima della somministrazione endovenosa deve essere ricostituito e ulteriormente diluito. Per le istruzioni, vedere paragrafo 6.6. Entyvio si somministra mediante infusione endovenosa della durata di 30 minuti. I pazienti devono essere monitorati durante e dopo l'infusione, vedere paragrafo 4.4. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Gravi infezioni attive come tubercolosi, sepsi, citomegalovirus, listeriosi e infezioni opportunistiche come la leucoencefalopatia multifocale progressiva, PML, vedere paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La somministrazione di vedolizumab deve avvenire in strutture sanitarie adeguatamente attrezzate, in modo da consentire il trattamento di eventuali reazioni di ipersensibilità acuta, inclusa l'anafilassi. Durante la somministrazione di vedolizumab, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Vedolizumab è stato studiato in pazienti adulti con colite ulcerosa e malattia di Crohn in terapia concomitante con corticosteroidi, immunomodulatori, azatioprina, 6, mercaptopurina e metotressato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Entyvio, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Entyvio, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Nelle donne in età fertile è fortemente raccomandato l'utilizzo di un metodo di contraccezione adeguato per prevenire la gravidanza, da proseguire per almeno 18 settimane dopo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Entyvio può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari, poiché un piccolo numero di pazienti ha riferito capogiri. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Vedolizumab è stato studiato in 3 studi clinici controllati con placebo, condotti in pazienti con colite ulcerosa, studio Gemini, o malattia di Crohn, studi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici sono state somministrate dosi fino a 10 mg/kg, circa 2,5 volte la dose raccomandata. Non è stata osservata nessuna tossicità dose limitante negli studi clinici. Proprietà farmacodinamiche. Vedolizumab ha un immunosoppressore biologico con selettività per l'intestino. Ha un anticorpo monoclonale umanizzato che si lega in modo specifico all'integrina I+4I7, che è espressa in modo preferenziale sui linfociti. Proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di vedolizumab a dose singola e a dosi ripetute è stata studiata in soggetti sani e in pazienti con colite ulcerosa o malattia di Crohn attiva da moderata. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Elenco degli eccipienti. L-istidina, L-istidina monocloridrato, L-arginina cloridrato, saccarosio, polisorbato 80. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.